questa puntata devo ringraziare i miei amici della MicroArch Studio per aver accettato di collaborare con Vea Spazio Miniature e per avermi inviato alcuni dei loro stupendi terreni di gioco da provare e recensire. In questa maniera non solo potremo valutare insieme la qualità, bellezza e difficoltà di assemblaggio, ma anche i battle report su questo canale potranno essere sempre più belli. La MicroArch Studio è una piccola azienda polacca che nasce nel 2005 per dipingere modelli su commissione, ma inizia presto a produrre vasette di gioco personalizzate. Stringe poi un accordo per la produzione di miniature collezionabili della Discworld, nonché con l'esperienza maturata nella produzione di modellini nel 2010 decidono di produrre il loro gioco skirmish a tema steampunk, che conosciamo oggi con il nome di Volsung. Infine nel 2011 sottoscrivono un accordo con la Corvus Belli per la creazione di scenici ufficiali del gioco Infinity. Da allora continuano ad espandere il loro catalogo con nuovi terreni. La caratteristica principale dei loro prodotti è che usano l'HDF, High Density Fiberboard, invece del normale MDF, che è più o meno la stessa cosa, ma la densità del legno nella miscela per ottenere il prodotto è inferiore. Questo vuol dire che l'HDF avrà un peso e una robustezza maggiore se comparato con l'MDF, ed inoltre una maggiore resistenza all'acqua e umidità. Ovviamente questo vuol dire maggior costo della materia prima, ma tutto sommato gli scenici della MicroArch Studio hanno prezzi assolutamente in linea con le altre case che producono prodotti simili in MDF. Ok, nello specifico in questo video vi voglio parlare della loro linea dedicata al gioco Infinity, che è un'altra caratteristica a mio avviso importante, ovvero gli scenici arrivano già dipinti. Ci tengo a specificare però, sebbene sia indicato pre-painted, non si tratta realmente di pittura, ma di una stampa direttamente su HDF. La stampa avviene su un solo lato del foglio e questo in gran parte agevola il montaggio, infatti si potrà dire a primo colpo quale lato è l'interno e quale lato è l'esterno dell'edificio. Ci tengo quindi a specificare che questi scenici non sono adatti a chi si prefigge di giocarli anche all'interno dell'edificio, e questo ci rimanda al fatto che erano pensati per un gioco come Infinity, dove tutta l'azione avviene all'esterno, sui tetti e i balconi, il che in molti casi è valido anche per la maggior parte degli altri giochi. Allo stesso tempo, per chi come me non ha moltissima voglia di dipingere gli scenici, o che dipinge magari con scarsi risultati e comunque non vuole giocare con scenici color legno, a mio avviso la possibilità di avere dei terreni che una volta montati siano già pronti al gioco è un grosso punto di forza. Tra i primi consigli che MicroArch Studio ci dà quando andiamo a maneggiare questo tipo di materiale è quello di indossare dei guanti. Questo semplicemente per evitare che la parte del foglio che ha subito il taglio laser ci vada a sporcare dei neri e gialli polpastrelli delle mani, colore che non è facilissimo da rimuovere. Secondo consiglio è quello di utilizzare semplice colla vinilica applicata a pennello se si vuole incollare i vari pezzi insieme. In alternativa si potrà usare la super colla, ma in quel caso sarà necessario avere anche un attivatore, altrimenti i tempi di asciugatura renderebbero le cose difficili. Alcuni dei loro scenici permettono di evitare l'uso della colla e basarsi solo sugli incasti per mettere insieme il modello, ma almeno dai pezzi a mia disposizione per District 5 vi posso già dire che la colla è indispensabile, altrimenti nonostante gli innumerevoli incastri ben fatti che compongono ogni superficie dell'edificio non si terrà insieme. Quindi il primo passaggio a cui andiamo incontro sarà quello di rimuovere i singoli pezzi dal foglio HDF, e qui ci tengo a far notare una cosa importante che li differenzia da altre aziende, ovvero le giunture che tengono fermi i pezzi sul foglio sono già per metà incise dal lato che rimarrà visibile all'esterno dell'edificio. Questo vuol dire che per quanto possiamo maltrattare il pezzo in questa fase, eventuali rotture non andranno mai ad inficiare sulla bellezza estetica del modello finito. Adesso veniamo al montaggio. Dopo aver rimosso la pellicola sul lato stampato, seguiamo le istruzioni e incolliamo i vari pezzi insieme come è descritto dalle immagini che si trovano sul retro del foglio, che fa da frontespizio alla confezione. La prima sensazione potrebbe essere di poca chiarezza, ma vi accorgerete ben presto, prendendo in mano i vari pezzi, che questi non possono essere incastrati in un solo modo, tenendo sempre a mente che il lato stampato è la parte esterna del vostro edificio e che in generale la parte stampata deve rimanere all'esterno. Adesso vi lascio un time lapse dell'assemblaggio e ci rivediamo subito dopo per vedere il lavoro finito e apparecchiare un tavolo insieme. Valutiamo quali possibili configurazioni ha da offrire questa linea di prodotto e qualche conclusione finale.
eccoci alle conclusioni. Ho letto online molte persone dire che gli scenici della Micro Art Studio sono difficili da assemblare. Non posso parlare per tutti i tipi di terreni da loro prodotti, ma senz'altro devo dire che questa linea l'ho trovata sorprendentemente semplice da assemblare. Per molti pezzi potevo perfino non consultare le istruzioni di assemblaggio. C'è da dire che metterli insieme mi ci è voluto molto più tempo di quello che pensassi, e questo a causa del tempo necessario a rimuovere la pellicola protettiva del lato stampato. Ma considerando il tempo che ho risparmiato nel non dover dipingere questi scenici, mi ritengo comunque molto soddisfatto. Una nota inerente alla rimozione di questa pellicola è quella di stare molto attenti, in quanto in più di 2 occasioni i bordi della stampa, soprattutto quelli nei punti più sottili e più critici, sono venuti via. Quindi cercate di utilizzare la massima cautela quando andate a rimuovere la pellicola. Infine vi raccomando di tagliare quanto più possibile i supporti in maniera che i pezzi si stacchino dal foglio senza dover fare troppa forza. Anche in questo caso il peggio che può succedere sono delle rotture in punti non visibili, grazie al fatto che i supporti sono per metà già tagliati. Ok, quindi sono molto soddisfatto della qualità di questo prodotto e non vedo l'ora di giocarci il prossimo Battle Report, che sicuramente sarà una partita da Wired. Ci tengo ad evidenziare che mi sono stati inviati anche altri bellissimi scenici ad ambientazione western, che presto mi serviranno per un gioco del quale ancora non vi svelo il titolo, ma ho preferito lasciare l'assemblaggio di questi scenici ad un altro video. Vi lascio con qualche ultima immagine del tavolo da gioco apparecchiato, spero il video vi sia stato d'aiuto. Se sì, vi invito ad iscrivervi al canale, che è un enorme aiuto alla crescita di questo piccolo ambiente ludico. E con questo un saluto e al prossimo episodio.